Buongiorno, oggi è primo e quindi buon anno, sì! Bene, vi chiederete, ma perché sei sveglia già a quest'ora? Che in verità io il 7, il 10, il 12, c'ho una marea di esami e sto studiando da pochi giorni e sto facendo la pressa appochista quando studio, quindi ho bisogno di un grande aiuto. Spero abbiate passato un buon capodanno. Buongiorno, oggi sono a Roma, qui a Gianicolo, come sempre d'altronde, perché dovevo fare un tampone a tempo 5, il secondo tampone, quindi dal contatto con un positivo. E mo basta, io non ce la faccio più questi tamponi. Voi quanti tamponi avete fatto durante il 2021? Sono successe un po' di cose, tante cose che si sono sommate e posso dire che non mi aspettavo un inizio 2022 così intenso. Sorpresa delle sorprese, vado a fare un esame l'8 e sempre lo stesso giorno avrei dovuto avere il tampone. Sono andata tranquillamente, ho fatto l'esame, sono andata in giro, ho fatto il tampone che l'8 sera il medico del lavoro dell'ospedale mi chiama e mi fa: sei positiva? Cosa? La sera ero tipo così. Il giorno dopo torno a casa in maniera che il mio ragazzo potesse fare 5 giorni di isolamento da solo, perché altrimenti se fossi rimasta lì e magari mi fossi negativizzata lì, però a lui contavano l'ultimo giorno in cui io risultavo, cioè il primo giorno in cui io risultavo negativa come ultimo contatto con un positivo. Che mal di testa. E vabbè, e quindi sono andata via da casa sua e mi sentivo in colpa tantissimo nei confronti della mamma, del fratello, dell'amico, della zia, mentre io stavo tranquilla e quindi dicevo, e quindi niente, è dal 9 che sto in quarantena, contiamo 10 giorni dall'8, dovrei fare il tampone il 17, che è dopodomani. Nel mentre ho saltato esami, mi sentivo proprio giù da lunedì, del tipo che non mi alzavo dal letto, quasi nemmeno per lavarmi i denti, ma diciamo quel periodo l'ho già passato in passato, quindi almeno lavarmi i denti una volta al giorno sono riuscita, però insomma quello era il mood e non credo di essere l'unica ad essere caduta in un... Non voglio nemmeno chiamarla depressione perché comunque c'è tanta gente che magari sta male e molto più male di me, di quanto io mi sia sentita e non so, un mood un po' giù. Buongiorno, sono in uno stato terribile. Comunque è domenica
e teoricamente dovrei fare il tampone lunedì, però ho ancora, cioè fino a ieri avevo raffreddore, quindi dovrei stare 3 giorni prima del tampone senza sintomi e lo ripeterò quindi forse mercoledì per essere sicura che possa uscire un risultato negativo, tanto casa per casa. Penso di ripeterlo mercoledì, insomma. Vediamo come vanno le cose. Oggi sarà di nuovo una giornata molto noiosa, perché? Perché comunque, perché? Allora, adesso inizierò a fare gli esercizi perché ho ricominciato. Oggi è il 5º giorno e svegliarsi e farli direttamente subito è comunque ancora un peso, lo trovo ancora un peso, quindi ci vuole un po' prima che diventi un'abitudine. Perciò iniziamo con gli esercizi, mi lavo, mi preparo e devo finire quell'elaborato esame che devo mandare per domani. Presumibilmente lo manderò questo pomeriggio, ecco, insomma, perché non mi va di mandarlo domani mattina. Finire delle sbobine, sistemare tutta camera, eccetera, cose che mi sono lasciate dietro da fare da tantissimo tempo e devo iniziare a studiare. Forse inizio a fare qualche TikTok. Non lo so, non so come si fanno i TikTok. Come si fanno i TikTok? Ciao a tutti! Allora, oggi è lunedì. È lunedì, è una nuova settimana, è tutto fiorito, è tutto bello, c'è il bel tempo. Io sono ancora chiusa in casa. Sto meglio proprio a livello emotivo, più voglia da fare, tra virgolette. Non so che fare. Le opzioni sono o guardare un dramma che mi sta piacendo un casino poi, altrimenti me lo riservo per questa sera con una bella maschera a letto, tutta pulita, e adesso monto il video. No ragazze, stavo smontando dei quadri in camera, cioè un quadro in particolare, per metterlo più dritto, perché l'ultima volta che l'avevo messo era un po' storto, ho tolto il chiodo, ho fatto un casino. No vabbè, non ci credo. Quel che finisce bene, nel senso che alla fine è andato parecchio bene. Il buco è coperto dal quadro, tanto comunque quest'estate o comunque a maggio, io ne stavo parlando questa mattina a Simone, il mio ragazzo, smonto tutto e ridipingo i muri. Non perché li voglia di un altro colore, ma perché voglio un po' dare una rinfrescata, oppure togliere un po' di muffetta che si crea. Vi faccio vedere. Ho montato lì i quadretti. Prima avevo una scrivania, infatti sono rimasti i buchi. Comunque, questa è la situazione. Quel ramo di ciliegio, ad esempio, prima il quadro stava qua, quindi per cui il ramo che fa così non mi piace. E ho messo tutto a posto. Devo nascondere questo filo che mi dà parecchio fastidio. Ho attaccato pure un quadretto qui e niente, ora stavo risistemando tutti gli appunti, sapete, proprio quelle volte in cui stare a casa fa bene. Dicevo, stare a casa fa bene perché avete modo di riordinare un po' quel che è la vostra vita alla fine. E niente, quindi mi sono messa a riordinare le cose, ne ho altre 100.000, quindi voglio vedere se riesco a finire e non lasciare tutto allo sbaraglio. Buongiorno, oggi è mercoledì, quindi domani significa che domani andrò finalmente a fare il tampone. Speriamo bene, speriamo che sia negativo.
Ho fatto un sogno stranissimo, quindi sono sconvolta. Ci sono delle volte che faccio dei sogni così strani, contorti e confusionali, che sento la stanchezza derivante dal sogno. La stanchezza derivante dal sogno la mattina quando mi sveglio, ed è traumatico. Però di solito questi sogni li faccio quando sono molto pesante a livello di stomaco. Ieri stavo bene, non capisco. Niente, iniziamo la giornata. Buonasera. Devo dire che oggi e ieri non ho ripreso un granché, ma rullo di tamburi, questa mattina sono andata a fare il tampone e sono negativa. Oggi è il compleanno di mia nonna, finalmente riusciamo a festeggiare tutti insieme giù e finalmente cenare tutti assieme a tavola. Mi sento così sollevata, ma anche preoccupata a causa degli esami che si stanno avvicinando sempre di più, e finalmente poi abbiamo deciso anche che io e Simone ci possiamo rivedere questa sera. Si tratterà solo di una passeggiata, presumo, qualcosa così dopo cena, e perché poi domani comunque siamo pieni di impegni. Contenta. Several days later. Ho voglia di andare a comprare qualcosina, però prima di comprare cose, perché ho una pila di vestiti qua che sta qui da non so quanti mesi, che dovrei aggiustare. Soprattutto parlo di pantaloni per persone piccole come me, tipo io sono alta 1,53. Voi tutte capirete il disagio che è andare a comprare jeans fuori ai negozi, perché sono bellissimi, tutti belli, carini, magari stanno pure bene sul corpo, però sono veramente estremamente lunghi e è proprio brutto andare in giro con questi pantaloni lunghi, soprattutto quando piove, poi ti si infilano sotto la suola della scarpa e si rovinano. E quindi oggi volevo fare questa cosa. Allora, l'idea è quella che per i pantaloni, comunque per i pantaloni a gamba larga, li stendiamo sul letto, belli distesi, e prendiamo dei pantaloni a gamba larga, la cui lunghezza è giusta, e li stendiamo sopra. Attenzione che il cavallo coincida e sia alla stessa altezza, seppure magari hanno un'altra forma. E questo praticamente è il residuo che dobbiamo andare a tagliare, e teoricamente dovrebbe essere giusto, teoricamente, quindi speriamo. E prendiamo il jeans che dobbiamo tagliare, lo pieghiamo così a metà, lo stendiamo con la gamba che abbiamo già tagliata rivolta verso l'alto, che ci fornisce chiaramente la linea guida, e quindi andiamo a tagliare.